Buongiorno a tutti, benvenuti di nuovo sul mio canale. Oggi reagiamo di nuovo a Dimash. Questa canzone si chiama Sinful Passion. Me l'avete chiesta in diversi e non è una delle prime canzoni interpretata da Dimash, a quanto pare. È del 2018 questa esibizione, leggo qui, a Sochi. Se non ho capito male, è una vecchia canzone del 98 fatta da un gruppo, una musica diciamo di tipo etnico, fatta da un gruppo che si chiama A Studio, eh, e però è stata riarrangiata apposta per Dimash, ovviamente. Sentiamo subito com'è. Ты явилась нежданно, как из лунного сна. О, если б знала ты, что мне нужна, только ты одна. Peccato non capire il testo, però avete sentito, ha cominciato subito con una voce molto respirata, quindi molto e molto bassa, tonalità molto bassa, ma vedo che lui fa così effettivamente, anche in SOS è partito con una voce molto, diciamo, bassa, tranquilla, poco urlata. Vediamo un po'. Линии долгие линии, были ночи без сна, но в стуже сердце озарило, как весна. Только ты одна. Дай мне, дай мне долгим огнем пылать в мгле и ненастье. Bellissimo tra l'altro la scelta di iniziare la canzone, e finora ha fatto così tutto questo pezzo solo col pianoforte, tra l'altro pianoforte che fa un accompagnamento decisamente leggero, quindi proprio un canto e controcanto tra pianoforte e voce, ottimo. Sentite come è respirata la voce qui, quindi molto emozionale. Дай мне ночью и днем сгорать в костре грешной страсти. Ночь сомкнула ресницы, и вокруг тишина. Vedete come lui riesce a cambiare tonalità e modello espressivo in un attimo. Non ci siamo accorti, perché lo fa sempre semplice, ma in questa seconda parte in cui sta esprimendo un modo di cantare ancora più respirato, in realtà è salito di un'ottava, che per lui è un giochetto, però intanto ci sta portando già verso l'alto. Забыты звуки, руки, лица. Мне нужна только ты одна. Околдован тобою, выпью зелье до дна. И ты вернешь меня из бездны в этот мир. Только ты одна. Дай мне. Scusate un attimo, solo un piccolo appunto. In questa trova avete visto come effettivamente lui prima ha messo una voce un po' più piena, poi la seconda parte è più, diciamo, sospirata, respirata. In realtà normalmente i cantanti, quando la tonalità si alza, o partono con la voce piena o con la voce più respirata, a seconda del loro stile, ma lui ha talmente flessibilità che può fare qualunque cosa,
quindi può scegliere di usare uno e l'altro con la stessa efficacia, veramente è molto elastico. Долгий огнем пылать в огне невинности. Дай мне ночью и днем сгорать в костре грешной страсти. Avete visto in questa sezione come è partito da una nota molto operistica, poteva assomigliare, così è, non a livello tecnico, assomigliare a livello di effetto a un tenore che canta un'opera classica, e non solo lui è in grado di fare tutti questi stili a quanto pare, ma li fa bene, cioè lui potrebbe tranquillamente competere e gareggiare con i migliori tenori o i migliori cantanti d'opera. E questi cantanti d'opera, lo sappiamo, si allenano e provano tantissimo, quindi molto bravo. Poi l'ultima parte è più pop, anche con questo urletto alla fine della strofa, perché appunto può fare tutto e quindi lui si dice perché non farlo. Scusate un attimo, questa è una sezione molto tribale, se vogliamo, ci ricorda un po' i suoni medio orientali, però hai sentito quel suono, quel passaggio? Lo risentiamo un attimo. Sicuramente è un suono che fa con la gola, con dei movimenti delle epiglottide. Assomigliano un po' allo yodel che utilizza Dianango di Nova, no? Che tutti conoscete o molti di voi conoscono. Però avete visto quanto va veloce, alla fine diventa addirittura una specie di trim, tanto veloce. Non l'avevo mai sentito fare neanche Dimash questo. Andiamo avanti. Sì, è proprio un suono tribale. Vediamo come prosegue. Per noi sa molto di Oriente, di Medio Oriente, no? Ma a parte l'urlo che ha fatto, la nota altissima, che non voglio neanche indovinare che nota sia, perché umanamente è anche difficile pensarla, ma avete visto in un unico respiro quanti secondi ha fatto e quante cose diverse ha fatto? Andiamo a vedere quanto è durato. Guardo un attimo solo i secondi, vediamo. Qua. Da qui. Ecco, fino qua. Più di 25 secondi con un unico fiato preso, un unico respiro, e non solo un unico respiro che 25 secondi è lunga per qualunque cantante, ma ha unito in questo unico respiro diversi stili, dall'acuto ovviamente che abbiamo sentito, eccezionale, a tutta questa modulazione
appunto un po' tribale, se vogliamo così, decisamente diversa dall'acuto iniziale, in un unico respiro. Incredibile. Bellissimo, eccezionale. Una cosa che ho notato solo adesso, effettivamente, a ripensarci, alla fine avete visto che lui è rimasto a guardare, finita la canzone, finito di cantare, in questo punto qua, lui ha finito di cantare, guarda il pubblico con il microfono in mano, come se dovesse ancora cantare, e anche la musica continua. Questa è una cosa che si impara appunto facendo teatro, oppure è una cosa che uno ha innata, però dimostra veramente quanto è gentile l'animo di Dimash, perché facendo questo piccolo trucchetto, no? Cioè tenere il pubblico sospeso ad ascoltare, perché non è ancora detto che tu abbia finito di cantare, fai in modo che il pubblico ascolti i musicisti che finiscono la loro esibizione. Quindi sono dettagli che solo i grandi cantanti considerano effettivamente. Normalmente il cantante ha finito di cantare il suo pezzo, boh, e finisce lì, non gli interessa, tra virgolette, cosa sta facendo l'orchestra. Invece lui ha avuto, con questo escamotage, ha fatto in modo che il pubblico rimanesse attento e ascoltasse anche le ultime note dell'orchestra. Eccezionale. Altra ottima interpretazione di Dimash, ne ascolterò altre ovviamente. Nei commenti ditemi cosa ne pensate di questa canzone, di questa reazione, datemi dei consigli su cosa ascoltare e ovviamente condividete se vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, mettete like, io vi aspetto per i prossimi video, ciao a tutti!